Little when the sun goes down, we could walk this autumn town, find a place to be alone, look into your eyes, feeling butterflies. We could dance under the stars, fall into each other's arms. Buongiorno a tutti, siamo nel comune di Morino, in provincia dell'Aquila, e in particolare siamo appena entrati nella riserva naturale di Zompo lo Schioppo. Zompo lo Schioppo è una cascata, è la cascata più alta dell'Appennino e sarà la nostra meta di oggi. C'è da dire che quest'area io non la conosco, quindi la esplorerò insieme a voi, però già dall'inizio chiariscono subito che è un'area dove è costante la presenza dell'orso marsicano, quindi speriamo di non stuzzicare la curiosità dell'orso. E vabbè, comunque vediamo che cosa ci riserva questa giornata e ci vediamo tra poco. Memories for our house to hold, we'll carry till we're gray and old, so hold on to what we know we have, hold on to moments that we've shared, hold on if all we have is just each other, everything will be fine, just hold on, just hold on. Allora, alla cascata non ci siamo ancora arrivati, ma mancherà poco, anche se non riusciremo a raggiungere proprio la base della cascata. Penso che la potremmo osservare da una distanza, da una certa distanza. Comunque vedremo. In ogni caso, un primo tema dell'uscita di oggi, che è un'uscita pienamente primaverile, siamo nella prima decade di aprile, peraltro fa un caldo incredibile. Comunque, a parte questo, è la foresta che rinasce con queste foglie appena nate, diciamo così, appena sbocciate, e la luce che non è ancora quella estiva, quella diretta, sebbene siamo al centro della giornata perché sono quasi le 11 e quindi in estate c'è il sole a picco e quindi i giochi di luce sono meno possibili, ecco. Invece in questa stagione il sole è ancora relativamente basso, sebbene appunto siamo alle 11 di mattina, e crea questi bellissimi giochi di luce su questo fogliame nuovo, sul fogliame novello, se lo vogliamo chiamare così. In più, queste foreste di faggi sono, che peraltro sembra una foresta giovane perché sono tutti abbastanza piccoli, nel loro caos, quindi nell'intricatezza dei loro tronchi, creano comunque un pattern, una struttura in qualche modo regolare, e quindi è compito poi del fotografo, diciamo così, trovare, chiamiamoci così, del fotografo, trovare, diciamo così, la giusta immagine che regolarizzi il caos, il che non vuol dire trovare figure geometriche, vuol dire riempire la fotografia con un'immagine che comunichi qualcosa, comunichi, diciamo così, il momento di stare in questa foresta, in un momento in cui la foresta rinasce ma non è ancora nel suo pieno, che raggiungerà in estate, e con tutto il fascino che appunto si ha nella rinascita della vita dopo l'inverno. Evviva! Quindi questo è il primo tema di oggi. Anche perché il tema della cascata, sinceramente comincio ad avere dei dubbi che riuscirò a esplorarlo compiutamente. Vediamo un po'. In ogni caso, la difficoltà di oggi è che appunto siamo al centro della giornata, il cielo è azzurrissimo, non c'è neanche una nuvola, e quando si va, diciamo così,
nei boschi è sempre un elemento di negatività, perché crea appunto questi raggi di luce, queste macchie di luce che creano moltissimo contrasto e alla fine aumentano il caos già presente appunto nel soggetto, che è appunto la foresta. È sempre meglio quando si decide di andare nei boschi avere un cielo coperto, però è chiaro che non sempre si può avere quello che si desidera. Comunque continuiamo nella nostra camminata, ogni tanto mi fermo perché mi sono reso conto che ho un'autonomia in salita di 5 passi e ci vediamo tra poco. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Yeah, I'll be just fine. Western shore, while the sun it slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Quella è la cascata di Zompolo Schioppo. Come vedete è molto alta, ci sono anche delle cascatelle secondarie lì, però con la vegetazione non riesco a inquadrarle entrambe, quindi non si riesce a fare una immagine di insieme perché ci sono gli alberi davanti o all'una o all'altra. In ogni caso la foto qui è molto semplice, prima ho fatto delle foto a mano libera della cascata, quindi sono venuto foto con tempi di scatto molto veloci, quindi stiamo parlando di 1/1000 di secondo, perché c'è davvero molta luce. Dopodiché ho fatto un po' di lunga esposizione, anche se non credo ce ne sia bisogno. Comunque ho messo un filtro da 10 stop, perché il filtro da 6 stop non mi abbassava sufficientemente il tempo di scatto, e ho fatto la foto alla cascata principale. Adesso gioco un po' con gli ISO e con l'apertura del diaframma per dare più o meno effetto seta all'acqua della cascata, che comunque già è setosa di per suo. Dopodiché proverò, visto che qui si può volare col drone, da una radura che c'è qui a sollevare il drone e a vedere se riesco ad avvicinarmi alla cascata per fare delle foto di fronte alla cascata da un punto di vantaggio sopraelevato. Piccola notazione sul posto: questo è il rifugio Lo Schioppo, che è evidente che sia, diciamo così, un luogo di ritrovo soprattutto estivo, perché c'è un bar, si possono noleggiare i tavoli, i barbecue, c'è il bagno, e quindi questo è sicuramente un posto indicato per passare una giornata in questa stagione. Oddio, è ancora chiuso, però ecco, man mano che si avvicina la stagione estiva sicuramente è un posto dove si può passare serenamente una giornata. C'è una strada asfaltata, quindi non credo sia aperto al traffico, però si può venire in bicicletta, io credo, anzi su Wikiloc è riportato come un percorso anche che si possa fare in bici. Quindi direi che io continuo a fare le mie foto e ci vediamo tra poco.
long time coming, took the long way around, but I think I see something coming up from the ground. And I don't know if I told you, but I think you're the world. And I got this feeling you could be my girl. Come on, darling, run away with me. We could see what there is to see. And your love's like a crazy dream. See it running through an open door. I don't wanna be alone no more. And your love's like a crazy dream. Burning, you set me on fire. I don't know what to do with all these crazy desires. It's been a long day, darling. I need someone to hold. Won't you come over here and cuddle up to my soul? Come on, darling, run away with me. We can see what there is to see. And your love's like a crazy dream. See you running through an open door. I don't wanna be alone no more. And your love's like a crazy dream. Love you, I will always care about you, and I will always love you. I will always care about you. Come on, darling, run away with me. We can see what there is to see. And your love's like a crazy dream. See you running through an open door. I don't wanna be alone no more. Your love's like a crazy dream. Your love's like a crazy dream. Allora, qui siamo proprio praticamente alla base della cascata, che è nascosta lì dietro, lì c'è la cascata che scende. Questa è, diciamo così, è il risultato, insomma, del fiume che va verso la valle, e siamo fortunati perché è un momento ricco d'acqua. Infatti le cascate in genere è sempre meglio fotografarle in primavera, secondo me, all'inizio della primavera, perché un po' tra le piogge che presumibilmente ci sono, un po' tra le nevi, quando nevica, che si sciolgono, questo è il risultato. Normalmente so che in estate quest'area è quasi secca, invece qui ci sono tantissimi rigagnoli, come vedete, gonfi d'acqua, e quindi questo è sicuramente un luogo, sebbene caotico, perché i rivoli poi si suddividono un po' da tutte le parti e passano in mezzo al bosco. È un posto sicuramente fotogenico. Qui non ho messo nessun filtro ND, ho giocato un po' con l'otturatore, con gli ISO, anche perché non aveva tanto senso, diciamo, dal mio punto di vista, esagerare, poi perché sono un po' stanco. Quindi siamo sulla via del ritorno, probabilmente ci sono altri scorci dove la cascata è più visibile, ma è fondamentalmente chiusa dai rami, dagli alberi, non è una foto che possa essere fotograficamente interessante. Vediamo però se ci sono altri spunti fotografici sulla via del ritorno e ci vediamo tra poco.
comes a time when you must rebuild. There comes a time when you must rebuild. The morning bends the colors around your shade. I'd love to see your beauty in this way. Doreen. Eccoci qua, tornati al camper. Che dire della escursione di oggi? Allora, intanto questa zona qui, quindi questa riserva naturale, dal mio punto di vista, vista anche la vegetazione che c'è, può essere fruita in generale in tutte le stagioni. Soprattutto, secondo me, ha molto fascino in autunno, perché sicuramente si colorerà tutta quanta dei colori autunnali e quindi diventa molto molto interessante. Ora, ci sono tantissimi sentieri, quello che ho fatto io, diciamo, è forse il più corto, ma qui intorno ci sono anche degli eremi molto interessanti e se andate sul sito della riserva, quindi Riserva Naturale Lo Schioppo, ci sono tutti con le descrizioni, le durate, le difficoltà, eccetera. Questo era il più corto, ma anche forse il più scenografico sotto certi punti di vista. Per ciò che riguarda invece, ma non so quanti possono essere interessati, la possibilità di sosta con il camper, fondamentalmente esiste il campeggio dove sono io, si chiama Camping Lo Schioppo, che è proprio alla partenza dei vari sentieri, quindi è molto comodo. Purtroppo non ci sono altre possibilità di sosta libera, o meglio ci sono 2 parcheggi, ma io ho chiamato tempo fa il comune di Morino e mi hanno detto che non si può sostare col camper, per cui non volevo polemizzare e ho lasciato perdere. Comunque sappiate, così apro e chiudo parentesi, che il camper può sostare ovunque sostino anche le macchine. Quello che non può fare è parcheggiarsi al di fuori degli stalli, ma se gli stalli non sono segnalati è esattamente come una vettura. Comunque va bene. Il problema di questo campeggio è che chiude nel periodo invernale, quindi già, diciamo, tutto l'autunno viene tagliato fuori dalla chiusura del campeggio. Però si può venire comunque in macchina, ci sono dei parcheggi e da lì si possono partire queste escursioni. Ci ho detto, l'uscita di oggi è stata interessante, ho scoperto un posto nuovo, la cascata in sé è molto scenografica, molto spettacolare, ma è difficile da fotografare perché appunto è inclusa in questa valle molto molto stretta con questa vegetazione e quindi è difficile avere un visuale chiara della cascata, però comunque offre degli scorci interessanti, ma soprattutto stranamente è uno dei posti in cui a oggi, va bene, quindi 6 aprile 2024, la zona non è interdetta al volo dei droni, o meglio è limitata a 120 metri di altezza dal punto di decollo. Per cui ho avuto la possibilità di utilizzare il mio drone e con quello mi sono potuto avvicinare alla cascata e fare varie foto che peraltro spero che siano venute bene, voi le avete già viste, quindi già potete giudicare. In ogni caso, se vi è piaciuta questa gita, questa uscita, se mettete un like mi fa molto piacere, se avete dei commenti o dei suggerimenti ancora meglio. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.